Ciao a tutti e benvenuti. Iscrivetevi al canale e mettete mi piace ai video per sostenermi. Vi ringrazio. Allora, oggi voglio farvi vedere come installare Arch Linux e configurarla con un desktop environment. Le parti saranno due. La parte di installazione del sistema nudo e crudo senza ambiente desktop e poi la successiva parte con l'installazione di GNOME. Perché faccio questa distinzione? Perché sotto in descrizione vi aggiungerò i comandi per poter scegliere, qualora voi non amaste GNOME, altri ambienti desktop, così potete utilizzare la parte del video che vi serve e installare la seconda parte cambiando semplicemente i pacchetti da installare. Chiaramente la configurazione su GNOME sarà l'unica disponibile, quindi per il resto, cambiando e installando il desktop environment che desiderate, sarete voi stessi a configurarvelo, avrete diciamo l'ambiente di default. Detto questo, perché sto facendo questo video? Allora, sicuramente Arch Linux la sto provando da circa un anno, mi ha incuriosito parecchio perché veniva considerata come una distribuzione non per tutti. Mi sento di dire che in parte è vero perché potrebbero esserci delle cose da configurare che magari non sono già configurate o semplificate come su una distribuzione come Ubuntu. Però il punto forte di Arch Linux è che avete tanto software aggiornato all'ultima versione e anche se questo non la rende adatta ai server, per un ambiente invece desktop è senz'altro ottima. Questa è una distribuzione nata nel 2001, non mi dilungo troppo, dico semplicemente che è una distribuzione particolare perché vi permette di installare tutti i pacchetti a mano come volete voi, quindi potete crearvi una distribuzione ad hoc, come dicevo prima, non la rende adatta a tutti per questo motivo, perché chiaramente dovete sapere cosa installarvi, però se seguite una guida come per esempio la mia, riuscirete tranquillamente a installarla sul vostro sistema e anche se non avete poi grandi capacità, riuscirete comunque a beneficiare del fatto che avrete a disposizione tantissimi pacchetti e vari modi per installarla. Voglio fare un ultimo parallelismo e poi passiamo all'installazione vera e propria. Arch Linux rispetto a una Ubuntu non contiene tutte le semplificazioni grafiche durante l'installazione, ma a un certo punto vi accorgerete che quando utilizzavate il sistema apt per installare i pacchetti, questo non vi mancherà assolutamente perché su Arch Linux ritroverete un sistema estremamente performante e soprattutto estremamente di qualità e ricco di software che non mi farà rimpiangere assolutamente Ubuntu, anzi per certi versi mi trovo più software su Arch Linux che su Ubuntu. In dettaglio troveremo, oltre a Pacman, che è il sistema di pacchettizzazione che sostituisce apt per quanto riguarda Ubuntu, appunto, troverete anche Aur, che è un sistema molto particolare che vi permette di aggiungere un parco software che è pressoché infinito e quindi non ho trovato magari il mio software su Pacman, ma poi lo ritrovavo sul sistema Aur e risolvevo subito la necessità di trovare il pacchetto e installarlo. Passiamo all'installazione vera e propria. Allora, appena avviata la ISO, comunque l'installazione, ci troveremo davanti alla root. Diamo load case spazio it, serve a caricare il layout della tastiera italiana, altrimenti ci sarebbe quello americano e non corrispondono alcuni tasti. Adesso controlliamo l'interfaccia di rete wifi qualora voi l'aveste, altrimenti saltate questa parte e qui recuperiamo il nome Bulan 0 e tramite il comando che sto per dare, che sto dando, ci troviamo la connessione avviata, quindi WPA supplicant Bulan 0 e qui ora dobbiamo fornire anche il nome della rete che dovete avere a portata di mano e chiaramente la password. Quindi qui nel nostro esempio il nome della nostra rete sarà Pippo. Voi chiaramente rispettate il nome della vostra rete wifi e poi qui invece mettete la vostra password tra apici. Qui chiaramente nel nostro esempio ne sto mettendo una a caso, 1 2 3 4 ABC, voi mettete la vostra e premete invio. A questo punto accertiamoci che la connessione sia andata a buon fine, scriviamo ping www.google.it per testare il ping. Ci restituisce dei pacchetti, quindi vuol dire che la connessione funziona. Questo è importante perché ci serve per avviare Arch Install, come vedete, che è il nostro
tool che ci semplifica l'installazione. La configurazione, qui come vedete scegliamo italiano, layout reimpostiamo it perché era solo un'impostazione iniziale, qui lasciamo invariato, qui scegliamo la codifica locale, scegliamo così come la state vedendo e qui configuriamo e diciamo qual è il disco su cui vogliamo installare. Qui cancelliamo tutto e scegliamo l'ext4. Questa è una configurazione particolare. Mettiamo no sul creare una partizione separata per home, a meno che ne avete la necessità. Questa è una configurazione in cui avete l'hard disk da dedicare tutto al sistema. Qui creiamo l'utente, aggiungiamo un utente, la user, la password, digitiamo, andiamo in invio, ci criticherà qualora la vogliamo fare, è troppo semplice, e diamo sì sul super utente perché così possiamo usare sudo. Conferma, scegliamo l'audio e scegliamo Pulse Audio come sistema, il kernel lo lasciamo invariato e qui scegliamo i pacchetti che vogliamo installare subito per trovarli, tipo Firefox, oppure se volete anche Chromium, Vi, perché saremo un editore di testo, e Git, che verrà usato dal sistema AUR per recuperare i codici da compilare. Ma è sufficiente mettere un Firefox. Qui come configurazione di rete usiamo Network Manager, altrimenti non riusciremo a connetterci. Qui abbiamo la configurazione fuso orario, sincronizzazione automatica dell'ora e repository opzionali possiamo lasciare tutto invariato. A questo punto premiamo installa, ci chiede conferma, benissimo. Abbiamo finito l'installazione, diamo no all'avvio di chroot, chiaramente l'installazione è stata velocizzata, ci metterete un po'. Spegniamo il sistema, così possiamo riavviarlo. Riavviatelo e vedete questa schermata. Qui facciamo il classico login di sempre col nostro utente che abbiamo creato. Come vedete non è più root, non c'è il cancelletto ma c'è il dollaro, quindi possiamo usare il sudo perché gli abbiamo dato il permesso al superutente e diamo pacman syu, che vuol dire aggiornamento di tutti i mirror, i pacchetti e l'upgrade completo del sistema, così avete tutti i pacchetti, compreso il kernel, aggiornato all'ultima versione. Quindi se voi state installando appunto una vecchia versione di Arch Linux è come se non cambiasse niente perché prendete quella aggiornata. Qui ora abbiamo finito, qui stiamo installando GNOME, quindi se a voi non interessa GNOME usate la stringa con la lista dei pacchetti che vi metto in descrizione per il desktop environment che voi volete installare. Da qui proseguiamo appunto come dicevo e stiamo installando GNOME, GNOME Twix per poter configurare la grafica e qualche altro piccolo pacchetto come GDM per fare il login e il free font per darci dei font. Qua diamo sempre invio come vedete, diamo S per procedere con l'installazione e qui attenderemo un altro po', qui abbiamo già tutto. Adesso abilitiamo il login manager e d'ora in poi verrà sempre attivato ai prossimi riavvii. Avviamo con questo comando, diamo la password ed è attivo. Ora dobbiamo avviarlo sul momento perché siamo ancora appunto sul terminale, quindi start GDM, diamo la password. A questo punto come vedete vedrete questa schermata, facciamo il login, d'ora in poi vedrete questa. Premendo attività in alto a sinistra trovate questa barra con tutte le configurazioni. Chiaramente ora facciamo in modo con le estensioni, come vi sto mostrando, installiamo un gestore di estensioni per configurare una barra, perché il default di GNOME è quello che avete visto, non è quello di Ubuntu, che è già personalizzato. Qui cerchiamo le estensioni e installiamo Dash Do Dock, che è la prima estensione che ci permette di avere una dash stile quella del Mac, così da poter avviare le applicazioni senza dover premere in alto a sinistra attività. L'abbiamo installata, adesso installiamo, questi sono pacchetti in realtà opzionali, come vedete GNOME è già usabile. Installiamo Custom Hot Corners perché a me piace la configurazione che permette, passando il mouse in certi angoli, di attivare per esempio un effetto molto utile per me, l'Expose di Mac, che mi permette di avere una visione panoramica delle finestre aperte. E come vedete funziona.
poi io ne configuro un altro, ma per questa volta lo lasciamo così, ve li configurate a vostro piacere. Vi ringrazio, alla prossima.